Alta o bassa? Alla fine, qual è che preferisco? Una delle domande sicuramente più frequenti che ci vengono poste qui al Portale del Verde è proprio quella della potatura dell'ortensia, alta o bassa? Perché al di là del fatto che sottinteso che la potatura è una cosa non importante, fondamentale per la fioritura dell'ortensia, perché ahimè se sbagliamo la potatura compromettiamo completamente la fioritura di quell'anno almeno, perché è facile saltare la fioritura di quell'anno. Dicevo, al di là di quello, vi sono proprio due correnti di pensiero. Vi sono coloro che spingono verso la potatura bassa, vuol dire proprio andare a tagliare, non dico a zero, ma proprio tagliare tutta la crescita che ha avuto durante l'anno la pianta, e quindi ridurla drasticamente nelle dimensioni, e chi invece le lascia andare in altezza. Allora adesso io vi faccio vedere esattamente cosa può succedere nell'uno e nell'altro caso. Allora, innanzitutto vorrei fare un po' di chiarezza con questo video, o quantomeno stabilire dei punti fermi. Allora, innanzitutto è un discorso che vale principalmente per le ortensie in terra. In vaso questo problema non sussiste, perché l'ortensia più di quel tanto non diventa grande. Quando noi invece le mettiamo in terra, e se trova un terreno adatto e la posizione soprattutto adatta all'ortensia, lei cresce e chiede spazio. Quindi adesso andiamo a stabilire quelle che sono le differenze, o meglio cosa noi dobbiamo concedere a un tipo di potatura piuttosto che all'altra. Allora, se partiamo da quella bassa, se noi andiamo a tagliare drasticamente l'ortensia, dobbiamo accettare che la nostra ortensia abbia delle dimensioni più ridotte, logicamente sarà molto più compatta, e i fiori a livello numerico saranno inferiori rispetto a una grande ortensia. Non sto parlando che fa pochi fiori, sto parlando proprio a livello numerico, perché se noi invece la nostra ortensia la lasciamo andare in altezza, sicuramente i fiori, la pianta è più grossa e di conseguenza avremo più fiori. La potatura bassa è sicuramente più comoda perché mantiene il giardino più ordinato e non necessita di grandi spazi, e soprattutto lascia spazio ad altre piante che possono essere anche sempre delle ortensie. Io, per dire, nell'aiuola che adesso vi farò vedere qui dietro, all'inizio ho messo 5 ortensie, pensate. Oggi ne sono resistite praticamente solo 2. Perché l'ortensia chiede spazio. Io in questo caso ho deciso per una potatura alta, e la pianta ha fatto quello che deve fare una pianta, cioè si è presa lo spazio. Se andremo invece ad optare per una potatura alta, diciamo che il vantaggio più grosso che avremo è quello della maestosità della pianta. Se vogliamo avere una pianta scenica, soprattutto quando è in fioritura, la pianta che vedete qui alle mie spalle è una pianta che fiorisce adesso a fine giugno e andrà avanti fino a novembre. Quindi io ho deciso di dargli spazio a discapito appunto delle altre 3 ortensie, che 2 sono morte e l'altra l'ho spostata in tempo per fortuna, e l'altra, che adesso vi faccio vedere qui, guardate, è ridotta a un angolino. Questa è una paniculata, ma come vedete ormai c'ha solo una porzione. Lei cerca spazio, ma ha vinto invece lei è la grande ortensia, è l'ortensia che io ho deciso di regalare tutto questo spazio. Guardate quanto se n'è preso, la pianta ormai è diventata alta circa 3,5 metri, e come vedete le dimensioni sono veramente abnormi per un'ortensia. Ma perché? Perché l'ho sempre potata il minimo, o meglio ho sempre tagliato solo alla fine, verso febbraio, ho tolto i fiori dell'anno prima, null'altro. La pianta continua a crescere. Come vedete le fioriture sono generose, non vi è un ramo che non porta il fiore. Immaginatela adesso, fra qualche mese qui comincia, guardate che bello questo fiore, dicevo va avanti fino a novembre. Allora veniamo agli svantaggi. Gli svantaggi quali sono? Beh, è qui da vedere, vedete che il passaggio, per dire, non c'è più, la pianta si è presa lo spazio. Bisogna avere, io dico, anche il coraggio di lasciarglielo lo spazio, perché la pianta, se adesso io devo entrare in casa, guardate, devo girare intorno alla pianta per poter arrivare all'ingresso di casa. E non è solo questa, guardate anche quest'altra che ho potato. Lei cerca, in questo caso cerca anche la luce, quindi, perché essendo sotto una gronda lei cerca la luce, ma come vedete ha ridotto di molto lo spazio. Quindi lo spazio lo vuole. Il lato più negativo di una potatura alta è che ci vuole lo spazio, e
e perciò dovete anche accettare di vedere un giardino, qualcuno lo chiama anche disordinato, perché qualcuno quando viene a casa mia mi dice ma perché non la poti, ma perché la lasci lì? Perché io ho deciso che la pianta in questo momento vince sul vialetto, vince sullo spazio per passare nel giardino. Ecco, un altro problema della potatura alta è che quando piove molto, soprattutto quella che vedete alle mie spalle, che è la macrofilla, tende ad abbassarsi perché i fiori sono molto grandi e bagnandosi diventa molto pesante il fiore e quindi tende sempre ad allargarsi. In quel caso si può contenere con dello spago, con delle corde, con dei paletti, si possono mettere dei paletti e fare, cosa che farò quest'anno, metterò dei paletti e farò una piccola palizzata. Ecco, queste sono cose che bisogna tenere presente quando si decide di lasciare andare in alto un'ortensia. Ma state tranquilli, come vi ho fatto vedere, che la fioritura non è recente, anzi io da quando ho optato per la potatura alta queste piante hanno dato di più di quando le potavo basse, perché i primi anni le tenevo veramente molto contenute, quella che vedete alle spalle la tagliavo praticamente a 40-50 cm dal terreno. Oggi ho deciso per questa altra forma di potatura. Io volevo chiarire questa cosa, perciò la sintesi è: potete fare in entrambi i modi, è la tecnica di potatura che fa la differenza. Certe ortensie fioriscono sul ramo dell'anno precedente, quindi bisogna stare attenti a come potarle, e in buona sostanza comunque bisogna guardarsi magari qualche video, ce ne sono tanti sulla potatura, e imparare a potarle, ok? Però alto o basso, state tranquilli, non fa la differenza. Io spero di esservi stato utile, mettete un bel pollice all'insù se così lo è stato e soprattutto iscrivetevi al mio canale. E viva le ortensie, a me piacciono un sacco. Ciao!